Salve horror dipendenti, questo è un video speciale. Approfitto dell'uscita del volume Grandi Illusioni per fare una bella panoramica su uno degli artisti che più hanno influenzato l'immaginario horror anni 80, nonché una delle persone che mi hanno maggiormente fatto innamorare del genere horror. Tom Savini, leggenda degli effetti speciali e del trucco. Questo volume, uscito con Catap Publishing, è la prima edizione italiana, raccoglie i due libri scritti da Tom Savini e diventati praticamente di culto sia fra gli appassionati che fra gli addetti ai lavori. Questo perché si tratta non solo di un'autobiografia, ma anche di un vero e proprio manuale di effetti speciali. Savini ripercorre la sua intera carriera mostrando i dietro le quinte dei film che con i suoi effetti ha reso indimenticabili. Se siete come me curiosi di capire il come e il perché, troverete il volume davvero affascinante, oltre che essere un buon punto di partenza per un aspirante effettista o truccatore. Il volume è stato supervisionato da me personalmente, horror dipendenza, come si può leggere nel colophon, e ricordo che questo e tutti i volumi in vendita sul sito di Catap Publishing sono acquistabili con uno sconto del 10% utilizzando il codice horror dipendenza. Ma torniamo a Tom Savini e al suo percorso nel cinema horror. Il suo amore per il genere nasce guardando L'Uomo Lupo con Lon Chaney, rimane affascinato dal trucco della creatura e capisce che vuole imparare come si fa. Si arma dunque del libro Stage Makeup di Richard Corson e di un po' di materiale trovato al negozio di trucchi locali ed inizia quindi a fare i suoi primi esperimenti su se stesso e sugli amici. Crescendo sicuramente ad influenzarlo è stata anche la sua esperienza in Vietnam come fotografo di guerra. Ciò che ha visto ha avuto un impatto profondo sulla sua visione artistica. L'orrore reale che ha documentato si rifletterà nel realismo crudo delle sue creazioni. Il primo film a cui collabora è La morte dietro la porta di Bob Clark, in cui è assistente dell'effettista Alan Ormsby. Per il film realizza la sua prima ferita da arma da fuoco che sarà tagliata in fase di montaggio, ma che, come dice nel libro, sarà poi importante per quella che diventerà la sua idea di illusione. In pratica dipinge un pezzo di tessuto e fa in modo che sembri ci sia un buco. Questo pezzo lo attacca alla testa della vittima, poi lo copre con un pezzo di lattice attaccato a un filo da pesca. Nel momento in cui l'arma spara, il cavo da pesca si tende e il lattice si stacca, creando l'illusione che la testa sia stata attraversata da un proiettile. Successivamente lavora a The Range il Folle, questa volta come capo truccatore. La svolta della sua carriera arriva quando stringe una collaborazione con George Romero, iniziata a partire dal film Vampire, titolo originale Martin, per il quale prepara delle belle scene sanguinose. Per Martin realizza sequenze che come esecuzione saranno poi riprese per gli effetti di Venerdì 13, come quella del paletto in gola. Per quanto riguarda la scena finale del paletto conficcato nel cuore, pare non sia andata a buon fine al primo colpo. Come racconta nel libro, il sangue che doveva schizzare contro l'attore che piantava il paletto è invece esploso verso l'alto imbrattando il soffitto. Quindi hanno dovuto pulire tutta la stanza, cambiare i vestiti degli attori, riposizionare tutto l'effetto da capo e ricominciare, quindi un disastro. Queste ovviamente sono le problematiche di lavorare con effetti pratici ed è il motivo per cui molti al giorno d'oggi preferiscono la computer grafica. Gli effetti pratici sono costosi e possono fallire. La CGI sicuramente è più affrontabile in termini economici e ha il fattore riusabilità, ad esempio se una scena non viene come dovrebbe la puoi rifare, puoi cambiare digitalmente le luci, la quantità di sangue, quello che vuoi fare o non fare vedere. Io però rimango grande fan degli effetti vecchia scuola che hanno un fascino e un impatto che a mio avviso la CGI ancora non è riuscita ad eguagliare. Il film che lancia definitivamente Savini è Zombie di Romero, Dawn of the Dead, in cui si sbizzarrisce in una serie di trucchi ed effetti. Leggendo il libro ho imparato una cosa curiosa che non sapevo, ovvero la grande utilità dei preservativi in ambito effettistico. Vengono riempiti di sangue finto e inseriti dentro teste finte o dentro finte ferite e fatti esplodere all'occorrenza. C'erano tantissimi morti viventi in questo film,
cui dice circa 3.000 in totale, la troupe, composta da 8 persone, si occupava di truccare tutte le varie comparse, mentre Savini e l'assistente Nancy li rifinivano con cicatrici, ferite varie ed effetti cruenti. Un lavoro titanico. Si arriva poi a Venerdì 13, caposaldo del genere slasher, dove gli effetti di Tom Savini hanno giocato un ruolo determinante per la popolarità che il film conquisterà immediatamente. Una delle sequenze più memorabili è quella in cui la gola di Kevin Bacon viene trapassata da una freccia mentre lui è a letto. Altra scena indimenticabile è quella dell'ascia piantata in testa. Quello che emerge dalla lettura è anche il fatto che il successo di una sequenza realizzata con effetti pratici dipende non solo dalla buona fattura degli effetti stessi, ma anche dal gioco di inquadrature e tagli che creano proprio l'illusione di stare vedendo qualcosa che in realtà non c'è. In questo caso c'è un gioco di sostituzioni, c'è un'ascia vera e una testa vera all'inizio, poi una testa falsa colpita da un'ascia vera, poi un'altra inquadratura con una testa vera con attaccata una falsa ascia. Anche in Maniac ci sono diverse sequenze pazzesche. Nel volume Savini racconta un dietro le quinte bizzarro, la scena in cui viene fatta saltare la testa allo stesso Savini dentro l'auto era stata realizzata con una testa di lattice riempita di cervelli di vitello e i soliti preservativi pieni di sangue finto. Il fatto è che dopo aver girato la sequenza nessuno si era preoccupato per settimane di pulire la macchina, quindi settimane dopo, quando hanno recuperato l'automobile, l'odore di decomposizione era così atroce che hanno dovuto buttare la macchina e farla demolire. Nel volume si parla anche di Gli occhi dello sconosciuto e dell'impegnativa sequenza con la testa dentro l'acquario e di The Burning, un classico dello slasher per qualche motivo ancora inedito in Italia. Per scolpire il volto di Cropsey, Savini si rifà proprio a foto di reali ustionati e il risultato è sorprendente. Arriviamo poi a Rosemary's Killer, titolo originale The Prowler, uno slasher che io adoro e che contiene alcuni degli effetti gore più disturbanti che sono stati creati in quel periodo, secondo me. Io mi esalto sempre nel vedere effetti gore e splatter, ma non perché sia una psicopatica che ama vedere la gente soffrire. Ovviamente la mia esaltazione è relativa alla buona fattura dell'effetto e Savini spiega questa cosa molto bene nell'introduzione. Dice: quando vedo qualcosa di cruento sullo schermo, una gola tagliata, una testa che viene fatta esplodere o qualcosa del genere, e dico: ah, bellissimo. Non dico bellissimo perché era cruento, lo dico perché ha funzionato, è stata una realizzazione tecnica perfetta e questo vale anche per me, insomma. Si arriva poi a Creepshow, film che io personalmente ritengo, cioè nel suo genere, un film praticamente perfetto. Finalmente Tom Savini può mettere un po' da parte sangue e budella per dedicarsi alla creazione di mostri, cosa che ci teneva a fare da sempre. Creepshow è ovviamente un film che ha richiesto un lungo studio e una lunga lavorazione perché gli effetti e i trucchi utilizzati sono innumerevoli e tutti molto complessi. Dunque Savini ha dovuto più volte ingegnarsi per capire come far funzionare le cose. Vediamo la complessa creazione e animazione di Fluffy, il mostro della cassa. Trovo sempre molto curioso vedere quante persone ci siano dietro la realizzazione di una singola scena. Prendiamo per esempio la breve sequenza in cui il fantasma si palesa alla finestra del bambino. Sono servite 11 persone per animare lo scheletro, una persona con la macchina del fumo, una persona con la macchina del vento, 3 persone per azionare la leva che faceva scendere e salire lo spettro, altre persone per muovere le braccia, eccetera, eccetera. Cosa curiosa, per realizzare lo spettro hanno utilizzato uno scheletro vero opportunamente modificato. Arrivati a venerdì 13, capitolo finale, una delle sfide del film era elaborare il giusto aspetto per Jason Voorhees. Savini aveva realizzato il Jason bambino che si vede nel primo film, partendo da quel volto glabro e deforme ha concepito una versione di Jason adulta. Oltre a questo, ovviamente, sono diversi gli effetti splatter notevoli. Ricordo con un certo ribrezzo la scena in cui la testa di Jason scivola lungo il macello
macete dopo essere stato colpito. Anche in Il giorno degli zombie ci si sbizzarrisce in frattaglie. Ricordiamo in particolare la scena dell'uccisione di Rhodes in cui viene fatto a pezzi dagli zombie. Il corpo dell'attore era sotto al pavimento, spuntavano solo la sua testa e le sue braccia, mentre il resto del corpo era in lattice. Hanno acquistato 20 kg di viscere di maiale che nel mentre però erano andate a male. Quindi durante la scena di smembramento la puzza era notevole e le comparse zombie si sono dovute tappare il naso con del cotone. Segue Monkey Shine, sempre di Romero, e Red Scorpion, un film un po' meno noto ma di cui ricordiamo, sempre a cura di Savini, la scena di un braccio che viene staccato con una fucilata. Effetto anche quello realizzato in maniera piuttosto ingegnosa. Leggendo la parte relativa a Non aprite quella porta 2, ci rendiamo conto di quante sequenze siano state poi scartate. Peccato. C'era per esempio una scena molto figa in cui Letterface in un parcheggio massacra i tifosi di football, sequenza per la quale Savini e il suo team avevano realizzato numerose parti anatomiche delle vittime. Sono diversi i film ai quali ha lavorato successivamente, ricordiamo in particolare la sua collaborazione con Dario Argento. Savini infatti ha curato gli effetti speciali sia di Due occhi diabolici ma anche di Trauma. Non tutti sanno che Savini sarebbe dovuto essere la prima vittima di Trauma. Era stato preso il calco della sua testa e del suo torace perché il suo personaggio doveva essere decapitato da un cavo in cantiere. Alla fine la cosa non è andata in porto e il calco è finito all'asta fra i fan di Fangoria. Ma Tom Savini non è solamente effettista e truccatore, lo ricordiamo anche come regista, in particolare per il suo La notte dei morti viventi del 1990, remake del classico di Romero. Inoltre è lunga anche la lista di film in cui partecipa come attore o come comparsa. Fra i suoi ruoli più iconici, quello di Sex Machine in Dal tramonto all'alba, lo troviamo però anche in Django Unchained di Tarantino, in Macete nel secondo capitolo di Ragazzi perduti e recentemente lo abbiamo visto anche come comparsa in Terrifier 3. Tom Savini è un artista a cui noi fan dell'horror dobbiamo moltissimo, le cui idee e la cui inventiva hanno cambiato il modo di fare cinema. Io adoro l'horror anni 80 anche per questo, per i suoi mostri, per il suo splatter, per i suoi effetti, a volte anche grezzi, che però restituivano sensazioni che la CGI ad oggi ancora non riesce a dare. Erano effetti pazzeschi che venivano realizzati per la prima volta proprio in quegli anni e che davano ai film una potenza e un carattere impareggiabile. Savini in questo senso ha rivoluzionato il genere perché stiamo parlando di film che mostravano cose che fino a quel momento non erano mai state mostrate sullo schermo, almeno in questi termini. Gli effetti splatter e gore come li conosciamo oggi nascono proprio in quel periodo, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Chiaramente c'erano esempi di splatter già dagli anni 60, ma non c'era realmente una tecnica consolidata. Si prendevano scarti di macelleria, sangue finto, pezzi di manichino, spesso visibilmente rigidissimi, e si faceva quello che si poteva. C'erano sicuramente dei libri di trucco come quelli con cui Tom Savini ha iniziato a studiare, ma non c'erano concretamente dei manuali che ti spiegassero come fare esplodere una testa in maniera realistica o come creare l'effetto della gola che si apre mentre gli passi sopra una lama. Tom Savini inventa delle tecniche da zero e la sua genialità sta proprio qui, cioè nel riuscire a visualizzare e poi a creare un effetto mai provato prima. Non c'è solo capacità manuale, ma anche creatività, ingegno, talvolta anche la capacità di improvvisare sul momento. Savini ha fatto scuola letteralmente, visto che dal 2000 c'è il Tom Savini's Special Makeup Effects Program, corso di 2 anni per la formazione di giovani effettisti e truccatori. Il volume di Tom Savini, Grandi illusioni, per me è davvero imperdibile, tantissime curiosità, dietro le quinte, fotografie. Vi ricordo che c'è anche una corposa sezione a colori piena appunto di foto del backstage e di suoi lavori. Esco da questa lettura arricchita, ho imparato tantissime cose sul mondo del make-up che io sinceramente ignoravo.
Sul sito di Katap Publishing tutti i libri, compreso questo, sono scontati del 10% se usate il codice orrodipendenza. Per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate e qual è il vostro film preferito a cui Tom Savini ha lavorato. Io vi mando un saluto, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un like e un commento se volete supportare Orrodipendenza. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!